Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un'altra telecamera di videosorveglianza della Enki C500, una telecamera di videosorveglianza per interno e per esterno che non mi vedete fra le mani perché già è posizionata. La sto utilizzando per tenere sott'occhio la zona con gli incisori laser, anche se di queste telecamere ne ho più di uno, le utilizzo sia in casa che qua nel mio studio, e quindi voglio farvi vedere questo prodotto. Che cosa ha di particolare questo prodotto? Allora, innanzitutto funziona bene, ha una buona risoluzione, ma costa poco, costa 59,99 € su Amazon, e la cosa che mi è piaciuta più di tutti è il fatto che abbia 283 recensioni, praticamente quasi tutte positive, e quindi un prodotto valido con questa cifra sicuramente interessante. Quella che vi farò vedere fra poco è la versione rotonda, ma esiste anche la versione bullet, quindi quella allungata, esattamente questa con le stesse caratteristiche, e poi un'altra 5 megapixel HD che costa un po' di più, 75 €. Quindi il punto di forza di queste telecamere, utilizzandole già da un po' di tempo, è proprio il fatto che funzionino bene e costino poco. Ora vi dirò alcune caratteristiche, poi vi faccio vedere quello che può fare l'applicazione, vi faccio vedere ovviamente la telecamera e voglio farvi vedere come funziona sia in condizioni di luce ottimale ma in interno, perché in esterno di giorno con la luce del sole funzionano tutte bene, ma con l'illuminazione artificiale all'interno di una stanza, oppure con un'illuminazione artificiale scarsa all'interno di una stanza, o peggio ancora al buio, riesce a funzionare bene e non ha nemmeno il solito rumore, quindi quella puntinatura che vedete nelle inquadrature quando c'è poca luminosità. In questo caso il sensore, che comunque è di buona qualità, è della Sony, riesce a darci un'immagine rielaborata e effettivamente è molto più nitida, si riescono a distinguere un po' tutti i dettagli. Certo, non sto gridando al miracolo perché comunque è una telecamera che costa poco, però anche un marchio affermato, addirittura questa si può utilizzare con registrazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, collegandolo direttamente ad un DVR, quindi si può utilizzare tramite computer oppure tramite l'applicazione Enki Vision. E per esempio con questa, come vedete, abbiamo poche opzioni, poche possibilità di utilizzo rispetto a quelle disponibili nell'applicazione, perché è una telecamera meno ricca di funzioni, ma ne esistono tante, quindi vi lascerò diversi link insomma per poter valutare. E sempre tramite l'applicazione abbiamo la possibilità di utilizzarne fino a 16, riesce a rilevare la presenza e il riconoscimento della figura umana, e abbiamo la possibilità di interagire, quindi parlare con la telecamera. Adesso è posizionata relativamente distante. Provo ad attivare il microfono, vi faccio vedere come sentirete il ritorno della mia voce. Prova. 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 Quindi sentite questo ritorno, questo eco, e la stessa cosa si può fare se noi vogliamo ascoltare. In questo caso ci sarebbe pure il ritorno, ma sentireste solamente la mia voce che entra dalla telecamera, lo sentiamo qua. Quindi non abbiamo la possibilità di farci sentire da chi è da quella parte. Utile perché possiamo utilizzare l'audio senza essere notati. Se qualcuno si è intrufolato, vogliamo sentire per esempio di cosa stanno parlando, essendo la nostra proprietà e la persona non essendo autorizzata ad entrare, possiamo comunque farlo. Possiamo anche registrare oppure scattare delle fotografie premendo il tastino apposito. Quindi in questo modo abbiamo scattato una foto che viene memorizzata nella memoria del nostro telefono, ma abbiamo la possibilità, come ho detto poco fa, di registrare tramite DVR, oppure possiamo inserire una micro SD fino a ben 256 GB, quindi riusciamo a registrare tanti video e tante fotografie. Abbiamo anche la possibilità di cambiare la risoluzione per quanto riguarda la qualità dell'immagine, quindi qua abbiamo la scritta HD, perché in questo momento stiamo riprendendo con la massima risoluzione, però possiamo anche risparmiare il traffico dati perché la telecamera è collegata al wifi, ma se noi ci troviamo dall'altra parte del mondo, tramite la nostra connessione dati ci collegheremo comunque all'applicazione e riusciremo a vedere quello che accade nella nostra proprietà, consumando ovviamente dei dati. Quindi possiamo risparmiare mettendo una risoluzione base standard oppure HD. Quindi non abbiamo 4K, non abbiamo chissà che cosa, ma come vi ho detto 1.000.000 di volte per come la penso io, anche un HD, ma anche un poco di meno, per quanto riguarda la videosorveglianza all'interno di un ambiente dove è necessario riconoscere un volto umano o comunque quello che sta accadendo, va più che bene. In esterno, se vogliamo riprendere delle targhe, vogliamo riconoscere qualche dettaglio, allora in quel caso potrebbe essere utile avere una risoluzione molto elevata. Per tutto il resto va bene così. Ora quindi spengo le luci, o meglio le abbasso, vi faccio vedere la qualità della ripresa, anche se sto utilizzando la telecamera frontale di un telefono che è a bassa risoluzione, e quindi forse è il caso che cambi inquadratura, sì. Facciamo così, cambio inquadratura, vi faccio vedere alcune caratteristiche dell'applicazione e la qualità della risoluzione. Diamo un'occhiata quindi alla telecamera in questione. Allora abbiamo questo corpo circolare, rotondo, che ci dà la possibilità, staccando questa parte, di fissarlo anche ad una parete,
e possiamo fissarlo anche al soffitto, quindi avvitandolo in questo modo. Da questa parte abbiamo questa sagomatura per poter fissare il cavo in modo che non dia fastidio, e da questa parte all'estremità del cavo abbiamo anche queste due connessioni: alimentazione tramite l'alimentatore oppure l'alimentazione tramite PoE collegandola direttamente al cavo Ethernet. Come vedete, come telecamera è molto semplice, pratica da utilizzare, solida, questa parte è tutta in metallo, quest'altra parte invece è in plastica, quindi adatta a stare all'esterno, totalmente impermeabile. Guardiamo anche da questa parte. Allora, io già l'ho svitato per accelerare i tempi. Abbiamo questo sportellino che tra l'altro ho studiato in modo intelligente perché non cade, quindi c'è questo pezzettino di silicone che la mantiene fissata, collegata in questo modo, per evitare che la stessa eventualmente possa caderci quando la svitiamo. E qua abbiamo il tastino di reset e anche l'alloggiamento per la micro SD per poter archiviare tutti i dati. In dotazione vengono date ovviamente sia le chiavettine per poter avvitare e svitare queste viti Torx, la dima per poter fare i fori a muro e poterla fissare, e poi tutti i serracavo per poter rendere ermetici tutti i collegamenti. La vedo adatta quindi sia a chi ha bisogno di fissare delle telecamere in una postazione fissa, che sia un'abitazione oppure che sia un'attività commerciale. E allora, innanzitutto, già mettendomi davanti all'inquadratura cominciano ad apparire le notifiche, perché rileva il riconoscimento della forma umana e quindi avvisa tramite le notifiche che c'è un'eventuale intrusione. Questa è la risoluzione che abbiamo con tutte le luci accese, quindi riusciamo a vedere tutti i dettagli. Come vedete, su questo incisore, addirittura la spirale di questo tubo si riesce a vedere bene, e io sto riprendendo il display di un telefono con un altro telefono, quindi la risoluzione comunque viene leggermente ridotta. Anche le corde di questo basso si riescono a distinguere molto bene, e facendo un doppio clic, quindi un doppio tap, possiamo andare nelle altre telecamere che abbiamo nella nostra applicazione, se ne abbiamo più di una, oppure ritornare a questa. Riduciamo quindi l'immagine in questo modo e vi faccio vedere anche questa parte. Quindi abbiamo la possibilità eventualmente di aggiungere altri dispositivi, aggiungere preferiti, condividere, perché questa telecamera ha anche la sicurezza, perché per accedere è necessario inserire la password, quindi non c'è il rischio eventualmente di intrusioni da parte dei malintenzionati che possono vedere quello che accade nelle nostre proprietà. Tramite le impostazioni possiamo anche cambiare per esempio il nome della telecamera e configurarla in modo che sia più adatta alle nostre funzioni. Non è ricchissima, in questo caso questa telecamera non è ricchissima di funzioni. Abbiamo anche la possibilità per esempio di capovolgere l'immagine, perché questo tipo di telecamera si può anche appendere, si può utilizzare sotto sopra. Ora però quello che vi interessa di più è vedere appunto la qualità della stessa, quindi la rimetto in questo modo, sempre utilizzandola in HD. Riduco la luminosità, quindi spengo le luci di questa stanza, anzi no, in questo modo, ok, così siamo praticamente quasi al buio. Guardate i dettagli, la luce arriva dall'altra stanza e si riesce a vedere comunque bene. Vedete, dietro di me si vede la lampada che è nell'altra stanza, quindi arriva diciamo una penombra, però in realtà per come sto vedendo io di presenza e come lo sto vedendo qua dalla ripresa, qua lo vedo molto più luminoso. Adesso guardiamo anche con le luci spente e voglio farvi vedere pure come si regola molto rapidamente l'illuminazione, quindi l'esposizione, quando io accendo le luci passando dalla luce spenta oppure dalla luce bassa come adesso alla luce completamente accesa. C'è un attimo di bagliore e poi l'esposizione si sistema. Guardate, quindi immediatamente praticamente si risistema. Spegniamo. Adesso quasi subito, guardate come si vede bene al buio, e ancora non c'è la visione notturna attivata. Ok, adesso c'è la visione notturna e si vede molto molto bene, anche se poco luminoso dall'inquadratura, quindi devo aumentare l'esposizione. Ok, questo è quasi come lo vedo io in realtà, ecco, così si vede meglio. E vedete che anche in questo caso si vedono tutti i dettagli. Se io faccio una zoomata qua su questa griglia oppure sul tubo, insomma si vedono tutte cose. Guardiamo per esempio le corde del basso. Ok, vedete c'è un minimo di rumore, quindi di puntinatura in questa zona, però ho zoomato tantissimo, devo dire che comunque l'immagine alla fine si vede molto bene. Vediamo pure il mio volto, quindi mi abbasso, mi metto da questa parte e come vedete riuscite a distinguermi. Quindi anche di sera al buio, adesso c'è buio totale, si vede bene, riusciamo comunque a distinguere praticamente tutto. Adesso accendo le luci, ci sarà di nuovo quel bagliore, ok, e si risistema. Adesso abbiamo le luci dell'ambiente, solamente dell'ambiente nel quale ci troviamo. Accendiamo anche le altre
e adesso abbiamo acceso tutte le luci. Quindi comunque come dispositivo mi piace, per costare 59 euro e avere tutte queste opzioni, così riusciamo a registrare il video. In questo momento sta registrando, stacchiamo e il file viene salvato, quindi possiamo andarlo a recuperare poi dalle nostre foto. Nel caso in cui si tratti invece di telecamere che abbiano la funzione di rotazione, tramite questo tastino potremmo farle ruotare, avremmo la possibilità di attivare e disattivare eventuali allarmi, quindi segnali sonori, eccetera. Per poterla aggiungere all'applicazione basta semplicemente andare da questa parte cliccando su più, decidere quale tipo di dispositivo attivare, inquadrare in questo caso il codice a barre, si può decidere se inquadrare il codice QR, se la telecamera ha il codice QR, oppure in questo caso c'è un codice a barre. Si inquadra, dopodiché si aggiunge e ci dà la possibilità ovviamente di cambiare anche la password, come ho detto poco fa, per evitare di avere intrusioni, quindi qualcuno che possa collegarsi alla nostra applicazione. E quindi ragazzi, ad un prezzo così basso di 59 euro, dopo averlo utilizzata per un bel po' di tempo, posso dirvi e garantirvi che sono dei prodotti che funzionano bene. Come avete visto poco fa dalle scatole, ho diversi prodotti della Enki, ve ne ho già recensiti tantissimi. Continuo a utilizzarli e sono fra quei marchi, quei prodotti che pur non costando tanto, anche se non hanno funzioni particolarmente ricche, però ci danno la possibilità di utilizzarle e sfruttarle appieno. Per quanto riguarda l'applicazione, quindi con una buona qualità, una buona risoluzione, anche in scarsa condizione di luminosità, anche al buio pesto perché hanno la visione notturna. Quindi se questo tipo di prodotto vi piace, andate a dare un'occhiata al link, guardate le recensioni, guardate tutte le varie caratteristiche, potete scegliere se acquistare questo modello rotondo che si può fissare quindi in diverse posizioni e ci dà la possibilità anche, questo non ve l'ho fatto vedere, di ruotarlo, quindi orientarlo in modo da dirigere l'inquadratura come preferiamo. E tra l'altro la stessa inquadratura è grandangolare, infatti come avete visto dalla ripresa di poco fa, abbiamo il bordo della nostra della saracinesca leggermente curvato, anche il muro si vede da questa parte che è curvato, quindi il grandangolo ci permette di avere un'inquadratura un pochettino più ampia. Se è un prodotto che ritenete valido, date un'occhiata giù al link che vi lascerò nel primo commento e nella descrizione, perché già costa poco, ma se riesco a ottenere pure un codice di sconto lo pagherete ancora di meno. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccate qua sul pollicione lì su, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!